Dimenticate le truffe telefoniche di una volta, oggi la minaccia ha letteralmente una nuova voce. Grazie all'intelligenza artificiale i truffatori sono in grado di clonare la voce di chiunque, rendendo i loro inganni quasi indistinguibili dalla realtà. In questa analisi andiamo a vedere esattamente come fanno e, cosa più importante, come possiamo difenderci. Ma è davvero lui? È davvero lei? Ecco, questa è la domanda che dobbiamo iniziare a farci sempre. Proviamo a immaginare. Squilla il telefono e sentiamo la voce inconfondibile di una persona a noi cara, in difficoltà. L'istinto ovviamente è quello di fidarsi, ma attenzione, perché dietro quella voce potrebbe nascondersi un algoritmo freddo calcolatore, progettato apposta per fare leva sulle nostre emozioni. La linea tra ciò che è reale e ciò che è artificiale, purtroppo, non è mai stata così sottile. E quindi entriamo nel cuore del problema, la clonazione vocale tramite intelligenza artificiale. E no, guardate che non è fantascienza, è una realtà tecnologica con cui dobbiamo fare i conti. Una realtà che trasforma una semplice truffa in un'esperienza spaventosamente realistica, proprio perché va a colpire il nostro punto più debole, la fiducia quasi cieca che riponiamo nella voce delle persone che amiamo. Ma come funziona esattamente? Cioè, come si passa da un semplice video pubblicato sui social media alla voce perfettamente clonata di un nostro familiare che ci chiede aiuto al telefono? Andiamo a scomporre l'anatomia di questa truffa. Vedrete che non si tratta di magia nera, ma di una sequenza di passaggi tecnologici molto precisi che, una volta capiti, perdono gran parte del loro potere su di noi. Allora, il processo si svolge essenzialmente in 4 fasi. La prima, la raccolta dei dati vocali. Ogni video che pubblichiamo, ogni messaggio vocale che condividiamo, tutto diventa materiale potenzialmente utile per loro. Fase 2, la creazione del modello. Potentissimi algoritmi analizzano questi campioni audio e imparano a replicare ogni singola sfumatura della voce, il tono, il ritmo, le pause, tutto. Poi la terza fase, il perfezionamento. A volte basta pochissimo. Avete presente quelle chiamate mute in cui si risponde pronto e poi cade la linea? Ecco, potrebbero aver registrato proprio quel frammento per completare l'opera. E infine l'attacco. La voce clonata, ormai perfetta, viene usata per creare un messaggio di panico, un'emergenza finta, che fa leva sulla nostra paura per spingerci ad agire senza pensare. Ok, ora che abbiamo capito la minaccia, passiamo alla parte più importante, la difesa. Perché se è vero che la tecnologia crea il problema, è l'intelligenza umana che crea la soluzione. Esistono strategie pratiche, assolutamente alla portata di tutti, per neutralizzare questo pericolo. Non serve essere degli esperti di informatica, basta essere consapevoli e preparati. Il punto cruciale da capire è questo. I truffatori non hackerano il nostro telefono, hackerano le nostre emozioni. Loro puntano tutto sulla paura, sull'urgenza, per mandare in cortocircuito il nostro pensiero critico. Ecco perché la nostra primissima linea di difesa non è un'app o un software, ma è la nostra mente. Mantenere la calma, anche solo per qualche secondo in più, può letteralmente vanificare l'intero inganno. E allora ecco i 4 pilastri della nostra difesa. Primo, verificare sempre. La chiamata sembra strana, sospetta, mettere giù, immediatamente, e poi richiamare quella persona su un numero che già abbiamo in rubrica. Secondo, niente panico, mai agire d'impulso, respirare, prendersi un momento. L'urgenza è l'arma del truffatore. Terzo, informarsi e condividere. Parlare di queste nuove truffe con amici e familiari è fondamentale. La consapevolezza è contagiosa e crea una vera e propria barriera protettiva. E quarto, segnalare. Denunciare sempre ogni singolo tentativo alle autorità competenti. Ogni segnalazione aiuta a proteggere non solo noi stessi, ma tutta la comunità. Guardate, se c'è una sola, singola regola da memorizzare è questa. È il gesto più semplice e più potente che disinnesca la trappola. Interrompere la comunicazione che loro hanno iniziato e riprenderla noi, alle nostre condizioni, usando un numero sicuro di cui ci fidiamo. Questo semplice gesto, da solo, sventa la stragrande maggioranza di questi tentativi. In questa battaglia digitale, l'arma più potente che abbiamo non è un antivirus, ma è la nostra mente. La conoscenza è il nostro scudo. Essere informati e preparati trasforma la paura in semplice prudenza. E condividere queste informazioni, specialmente con le persone che potrebbero essere più vulnerabili, non è solo un buon consiglio, è un vero e proprio atto di responsabilità collettiva. La tecnologia continuerà a correre. È inevitabile, e chi vuole usarla per fare del male correrà insieme a lei. Ma le nostre difese possono e devono evolvere più in fretta. E la difesa più potente di tutte, la più antica e affidabile, resta sempre la prudenza. Oggi avere un sano scetticismo non è essere pessimisti, è semplicemente essere intelligenti.
E quindi la domanda finale non riguarda solo cosa può fare il singolo, ma cosa possiamo fare come comunità. Proviamo a pensare a una persona, una sola, che conosciamo e che potrebbe cadere in una trappola del genere. Inoltrare queste informazioni non è solo un gesto gentile, è come aggiungere un anello a una catena di sicurezza collettiva, perché la consapevolezza di uno oggi può davvero fare la differenza e diventare la protezione di molti.